Bentornati nel forum. Continuiamo con la nostra recensione di giochi di ruolo che sono presentati al gioco di ruolo dell'anno, sperando di trattarne il più possibile prima della nomination finale. L'altra settimana Daniele ha fatto Dragondale, io questa settimana faccio Dingir. Gioco di ruolo di Marco Ripepi, che tra l'altro siamo stati in contatto diverse volte attraverso le vie social del canale. È un gioco di ruolo che in realtà c'era stato sottoposto diverso tempo fa. Quale occasione migliore se non ora che è stato presentato al gioco di ruolo dell'anno per parlarne? La prima cosa che mi sento di indicare riguardo a Dingir è che ve lo potete tutti procurare in PDF gratuitamente per provarlo. Per avere un'idea di quella che è l'esperienza di gioco che si può avere con questo gioco di ruolo. Perché dico così? Perché è quello che è emerso in una discussione fatta con lo stesso autore riguardo a una meccanica fondamentale che andrò a spiegare. La genialità, diciamo, oggettiva di questa meccanica io la difenderò fino alla morte perché è effettivamente geniale, ma mi rendo conto che in determinate situazioni potrebbe non essere la più user friendly possibile, quella che mette d'accordo tutti, diciamo, perché in alcuni suoi aspetti potrebbe, a seconda del supporto su cui avete il gioco, risultare molto macchinosa. Ma iniziamo a parlare da Dingir riguardo che cosa tratta. È un gioco di ruolo serio, tratterà e voi sarete persone discriminate in qualsiasi era, in qualsiasi periodo storico. Siete persone che siete in fondo alla società, siete gli scarti, gli odiati, le persone che sono attivamente cacciate, ricercate, ostracizzate, siete quelli che vengono tenuti fuori dalle città, quelle persone a cui si racconta ai bambini di non stare vicino perché sono cattive, malvagie, portano le malattie. Questa è l'idea dei vostri personaggi. Questi personaggi verranno in possesso di un libro, il Grimorio Nero. Come è nato questo Grimorio Nero ci viene spiegato, e qui deve partire una minima critica che voglio fare. Ci viene spiegato sostanzialmente rippando la saga di Gilgamesh, cambiando alcuni nomi, di cui quello che mi ha fatto più impressione è stato Bilgamesh, ovvero Gilgamesh però con la G cambiata in B. Non capisco sinceramente perché è stata fatta questa cosa, perché non credo che ci siano problemi di copyright su una saga del genere, e anzi, facendo le modifiche necessarie sarebbe stato anche davvero molto interessante vedere un gioco che riprendeva questa saga antichissima ma con elementi che poi si ritrovano in molti aspetti anche della cultura europea, soprattutto delle religioni, e la usasse come piattaforma di partenza, non semplicemente cercando di scriverci un'altra storia sopra, cambiando vagamente un nome. Ora io non so se questa è effettivamente stata la vera intenzione degli autori, ma almeno la lettura dà questa impressione, almeno l'ha data a me. Sarei stato molto più felice di vedere la vera saga con qualche cambiamento appunto necessario. Allora ragazzi, siamo in fase di montaggio e ci siamo accorti di una cosa. Mi sono sbagliato terribilmente, non come ho detto io con un termine non molto felice, è stata rippata la saga di Gilgamesh cambiando i nomi, ma anzi sono stati molto più accurati di quello che si potrebbe addirittura desiderare, e in un certo senso ci ho imparato qualcosa anch'io. Innanzitutto il fatto di chiamare Bilgamesh è accurato perché era effettivamente il suo nome, il nome più comune che è giunto a noi. Gilgamesh è a quanto pare un adattamento arcadico dell'alfabeto arcadico, mentre effettivamente la pronuncia originaria era molto più simile a Bilgamesh. Inoltre, come ulteriore elemento di attinenza alla saga, la runa, quella che sostanzialmente sembra un asterisco che vedete nel manuale, è un simbolo veramente presente nell'alfabeto cuneiforme,
esclusivamente riferito a Gilgamesh o Bilgamesh come preferite, che dovrebbe in particolare indicare la sua divinità. Quindi in realtà quello che ho detto qui in introduzione e quello che dirò alla fine non tenetene conto, anzi hanno davvero fatto quello che mi auguravo nella recensione, ovvero prendere la saga e adattarla un pochino per farci rientrare il discorso del Grimorio e quindi renderla, fra virgolette, attinente alla loro idea di fantasy, alla loro trama collegata a Dingir. Tra l'altro Dingir è esattamente il nome di quella runa che è collegata alla divinità di Gilgamesh, quindi perfetto qui, direi. Comunque sostanzialmente i due protagonisti di questa storia, che sono sostanzialmente Bilgamesh, ovvero Gilgamesh, e il suo grande rivale nella saga, sono semplicemente trattati come se fossero dei. Sono dei che hanno deciso di togliersi i loro poteri e di dimostrare l'uno all'altro che possono vivere come dei mortali una vita degna di una grande saga eroica. Ci riescono, però per via dell'amore di una donna scatta questo grande conflitto fra di loro che porta Bilgamesh alla vittoria, diciamo, a vincere il cuore di questa donna, e il suo temibile avversario a creare il Grimorio Nero. È questo libro malvagio in cui è contenuta tutta la magia più terribile e più corruttiva del mondo, che richiede mano a mano, per alimentare gli incantesimi, parti del corpo addirittura. L'ultimo maleficio che viene lanciato con questo libro è letteralmente quello di farlo sopravvivere ai secoli e lasciarlo a piede libero nel mondo, in modo che si vada a cercare i propri custodi durante le ere, perché questi risveglino il vero potere del libro, ovviamente portando il mondo ad un'era di oscurità. Qui entrano in gioco i nostri personaggi. Abbiamo trovato il Grimorio Nero. Il Grimorio Nero ci promette un potere immenso, e la cura quasi alle discriminazioni e all'odio che abbiamo da sempre subito. Sta a noi saperlo utilizzare in un certo modo. Possiamo decidere di rimanere personaggi buoni, puri, non corrotti in un certo senso, modulando e diciamo centellinando il potere del libro, oppure possiamo tranquillamente darci alla malvagità e ai più terribili rituali che il Grimorio Nero ci permette di compiere. È un punto di vista interessante questo, perché ti presenta dei personaggi sostanzialmente visti come negativi, ma ti dà la possibilità di farli affondare nella malvagità più nera o mantenerli buoni, e ognuna delle due diciamo opzioni ha i suoi vantaggi e ha i suoi svantaggi, tenendo comunque conto che siamo chiamati anche in un certo senso a interpretare l'odio mano a mano riflesso che questi personaggi potrebbero avere verso una società che appunto li odia, anche spesso attivamente cercando di eliminarli. Passiamo alla creazione del personaggio. Non vi faccio vedere la scheda perché la creazione del personaggio è veloce, rapida e semplice, nulla da dire da questo punto di vista. Ci viene presentata una serie di punti che noi dobbiamo inserire su una scheda in realtà molto minimale. Questi punti sono molto semplici se conoscete già bene o male un gioco di ruolo. Ci verrà chiesto ad esempio di decidere per prima cosa i nostri ostacoli sociali. Gli ostacoli sociali è il motivo per cui il personaggio è in una posizione di margine rispetto alla società. Gli ostacoli sociali andranno decisi in base al periodo storico che vogliamo giocare. Per ogni periodo storico presente nel manuale ce ne sono diversi, c'è la peste nera in Europa, il periodo in Giappone, il classico fantasy, il periodo moderno, la seconda guerra mondiale e via dicendo. Sono presentati questi ostacoli sociali. Si consiglia di prenderne solo uno magari alla prima partita, perché avere più ostacoli sociali potrebbe creare un personaggio molto pesante. Il massimo che il manuale consiglia sono 3. Effettivamente si sta parlando di cose tipo, non lo so, omosessualità nella Germania nazista, quindi avercene più di uno potrebbe diventare pesante sia a livello di interpretazione sia a livello di limiti che il nostro personaggio ha in gioco, perché dobbiamo renderci conto che sono effettivamente ostacoli che esso affronterà durante la vita di tutti i giorni e possibilmente durante la sua avventura. Ci sarà chiesto di scrivere un background. Questo background eventualmente dovrà essere
abbastanza dettagliato da individuare perché il soggetto è caduto nella condizione di disgrazia e di emarginazione in cui si trova e perché non può più vivere la sua vita precedente. A questo punto ogni personaggio dovrà scegliere o tirare casualmente un oggetto iniziale. Ogni ambientazione ha una serie di oggetti iniziali che sono minimi oggetti di utility che formano il nostro equipaggiamento. Nessun personaggio dovrà avere lo stesso. Finita questa fase dovremo determinare le nostre abilità. Sono da un certo punto di vista abilità, ma fungono come potremmo dire caratteristiche, quelle appunto fondamentali abilità su cui si basa il nostro personaggio. Devono essere scelte anche bene o male in correlazione al background. Se noi abbiamo un background in cui gestivamo, non lo so, un fight club sotterraneo, non è che possiamo avere forza al minimo possibile. Queste abilità sono 6: atletica, carisma, percezione, precisione, forza e conoscenza. In ognuna di queste abilità noi non dovremmo scrivere un numero, non sono indicate con un numero ma con una frase, con una valutazione, diciamo. Rispettivamente in creazione saremo esperti in una di queste abilità, addestrati in 2, scarsi in una e normali in tutte quelle che restano. È importante queste definizioni che vengono date alle abilità perché ci serviranno poi per vedere quanti svantaggi o quanti vantaggi abbiamo quando dobbiamo fare le prove. Dovremo individuare anche la nostra indole magica. Ogni personaggio è bene o male speciale, per questo che sono stati scelti o hanno trovato il grimorio nero. L'indole magica è appunto la connessione a quella forza magica che esiste nel mondo ma a cui non tutti possono avere accesso. Dovremo scegliere fra i vari proposti un elemento a cui si collega la nostra magia e un'interazione. Gli esempi potrebbero essere anima e divinazione, in cui siamo addestrati, negli altri saremo normali. Per l'indole magica esistono solo queste 2 definizioni per quanto riguarda le abilità. A questo punto dovremo indicare, fare una veloce descrizione fisica del personaggio e indicare il nostro livello di salute. Tutti i personaggi partono da sani. Durante le nostre avventure in Dingir, derivanti sostanzialmente da quelli che sono i nostri fallimenti, potremo ottenere delle afflizioni. Queste afflizioni possono essere lievi, quindi delle ferite superficiali ad esempio, o possono essere gravi. Tenendo conto che le afflizioni non sono solo ferite fisiche, ma traumi mentali, vere e proprie malattie, stati di follia o addirittura delle mutazioni. Proprio alle mutazioni e alle follie è collegata la corruzione. La corruzione fa parte, diciamo, di un pacchetto di caratteristiche particolari. Sono la malvagità e appunto la corruzione. Partiremo da 0 in entrambe alla creazione del nostro personaggio. Ci dice il manuale che parte virtuoso e savio, vuol dire che non ha compiuto fino a quel momento nulla di particolarmente malvagio o comunque nulla da segnarlo in particolare durante la storia. La malvagità potrà mano a mano aumentare durante la nostra storia a seconda di quello che compiamo. Esiste una scala di azioni che determina quanta malvagità prendiamo. Idem la corruzione. La corruzione è collegata principalmente al tipo di azione che compiamo, magari è malvagia ma non particolarmente aberrante. Se è un'azione particolarmente efferata che può creare dei traumi in noi o in altri, ecco che prendiamo corruzione. Mano a mano che la otteniamo il nostro personaggio, diciamo, precipiterà sempre di più verso l'abisso. Potresti essere malvagio ma ancora perfettamente nel controllo di te stesso, oppure potresti essere una persona buona costretta a compiere azioni impensabili e cadere sempre di più nel baratro della follia, che si manifesta anche molto spesso con alterazioni fisiche chiamate appunto mutazioni, che possono peggiorare ancora di più la nostra condizione di marginazione, se ci pensate. Il livello di malvagità è invece principalmente utilizzato per i rituali. I rituali sono sostanzialmente la magia prevista in Dingir. Non esiste la magia tipo palla di fuoco o raggio rovente, deve essere realizzata attraverso complessi rituali di cui alcuni componenti sono descritti anche visivamente nel libro, nel manuale, ma di libro effettivamente si parla, come vediamo tra poco. Semplicemente più siamo malvagi, più potremo compiere rituali complessi e potenti, o più li possiamo compiere con maggior vantaggio, perché appunto
il Grimorio Nero apre i suoi segreti più potenti non a persone buone, ma a persone che mano a mano stanno diventando sempre più malvagie e corrotte. Passiamo a questo punto al sistema di gioco. In realtà è sulla carta semplicissimo. Il master decide una difficoltà, la comunica al party, potrebbe anche teoricamente non comunicarla, e dobbiamo a questo punto aprire il Grimorio per vedere il nostro risultato. Nelle pagine del manuale Dingir, tutte intorno al bordo delle pagine sono presenti delle serie di simboli. Questi simboli possono variare e ce n'è necessariamente sempre uno all'estremo della fila, quindi il primo e l'ultimo, colorato di rosso, gli altri sono neri. Quando noi affrontiamo una prova, dobbiamo dichiarare di aprire il Grimorio e scegliere precedentemente quali set di simboli, indicando diciamo il punto cardinale della pagina, vogliamo. Si parte sempre dal punto centrale che indica un normale successo. A seconda dei vantaggi e degli svantaggi che abbiamo, e sono situazionali, ad esempio essere addestrati in una abilità ci dà un vantaggio, mentre ad esempio cercare di compiere un'azione fisica particolarmente importante quando si è stanchi e feriti ci darà diversi svantaggi, noi ci muoveremo lungo questi simboli. Gli svantaggi ci fanno muovere verso il simbolo rosso, che se raggiunto e se ci si ferma, se è raggiunto e ci si ferma lì è il fallimento totale. I vantaggi ci faranno invece allontanare da questo. Secondo il simbolo su cui ci siamo fermati, noi possiamo ottenere un successo con conseguenza, un fallimento, la grande X, oppure un effetto speciale indicato da una sorta di asterisco. Questi asterischi sono sparsi da qualche parte lungo la pagina e dichiarano un effetto speciale che avrà avuto la nostra prova, il nostro conflitto, che andrà letto e interpretato e eventualmente messo in gioco. Geniale, non lo negherò, lo difenderò di fronte a chiunque. C'è un problema, richiede praticamente, e questo mi è stato anche confermato, il fatto che voi abbiate il manuale fisico. Da un certo punto di vista è fantastico, perché il manuale è il Grimorio. Voi state utilizzando il Grimorio per raggiungere una situazione, per cercare di migliorare le vostre vite da reietti, e ne state attingendo al potere, e per affrontare le situazioni voi aprite il Grimorio lanciandone gli incantesimi. È un livello di connessione con il manuale che è fantastico. Il problema è che se lo avete in PDF potrebbe diventare un pochino macchinoso, perché il PDF si comporta in una maniera diversa dal libro. Oserei dire che a un certo punto potrebbe diventare anche tedioso, perché manca quella connessione fisica al manuale, e al PDF c'è sempre da dire aspetta, devo andare a pagina, quale vuoi. Inoltre ci sono alcuni set di simboli che sono tutti solo X, quindi se avete la sfortuna di beccare quello, mi dispiace per quanto siete bravi, per quanti vantaggi avete fallito, sono totalmente casuali come sono disposti nel manuale. Idealmente potrete ovviare al problema del PDF stampandovelo o andandovelo a farvelo stampare, ma a questo punto se il gioco vi è piaciuto così tanto che fate una cosa del genere, vi consiglierei di comprare il manuale fisico, è anche più carino da avere. Questa è praticamente tutto ciò che vi serve per giocare, perché l'utilizzo della magia in sostanza funziona più o meno allo stesso modo, ma la magia si risolve quasi tutta a livello di rituali, e i rituali sono spiegati, quelli che potete compiere uno per uno all'interno del manuale stesso. Il manuale contiene anche una tutta sezione che ci spiega le ambientazioni, e su questo ora ne parlerò, e poi la seconda parte è diciamo tutta lasciata al Dungeon Master, con tutte le indicazioni del caso che sono necessarie per chi vuole intraprendere questo ruolo, e soprattutto anche con tutte le indicazioni che gli sono necessarie per giocare un'avventura che riguarda personaggi che sono in un mondo in cui vengono discriminati, perché ci sono delle particolari attenzioni che bisogna mantenere facendo questa cosa. In più verranno indicate poi tutta una serie di creature aberranti, di avversari che potremo eventualmente affrontare. Devo arrivare a questo punto alle mie considerazioni finali, fermo restando che in Dingir si vede una cosa che è veramente tanto di cappello, ovvero si vede, rispetto a qualsiasi critica che gli può essere mossa, un certo livello di passione che è stata messa dietro il manuale, e questo è ammirevole. È sicuramente fatto con l'idea di voler sviluppare una ambientazione ma anche un tema particolare
con un metodo interessante, nuovo e sicuramente che è stato quantomeno pensato e non buttato, diciamo, sul mercato così. Su questo credo di non poter dire nulla. Gli aspetti che secondo me sono minimamente criticabili sono: uno è esclusivamente di forma. La maggior parte del manuale è scritto in un font che alle lunghe è faticoso da leggere. Su questo mi potrebbe essere messo di contro che il PDF è gratuito, quindi è criticabile fino a un certo punto. L'aspetto della trama, che in realtà è collegata al ciclo di Gilgamesh, era una mia considerazione personale. Mi sarebbe piaciuto, diciamo, non vedere la versione con i nomi cambiati e dare il merito anche all'opera, ma comunque nel caso voi non conosciate questa saga e non ci fate caso, è un background abbastanza tranquillo e interessante da leggere. Il sistema di gioco avrebbe, secondo me, beneficiato di un'alternativa, magari con i dadi o con un altro supporto, semplicemente per aiutare chi lo ha in PDF o chi non vuole utilizzare questo metodo del grimorio a giocare utilizzando un altro tipo di supporto che gli è più congeniale. Una critica minima che devo muovere alla scelta delle ambientazioni è che, sebbene siano descritte in modo assolutamente onesto e dettagliato, è che quando il manuale ti va a indicare gli ostacoli sociali, te ne indica alcuni assolutamente corretti, ma in creazione del personaggio sullo stesso manuale viene detto che devi scegliere uno di quelli. Se trovate al tavolo un giocatore particolarmente pignolo, e questo lo dico perché io potrei essere uno di quei giocatori, potrebbero sorgere un minimo di discussioni. Intendo quelle serie. Ovvero, in alcuni di questi ostacoli sociali si osserva quello che potrebbe essere definito una forte genericità. Mi spiego. Ci sono determinati periodi storici in cui vengono equiparati a livello di discriminazioni classi sociali o soggetti su cui si potrebbe fare delle osservazioni. Ad esempio, se il mio gruppo di reietti sono delle donne tedesche, magari dell'alta società, che per un qualche motivo trova il grimorio e ci vuole fare delle sedutine spiritiche per divertirsi, e poi mano a mano ne scopre veramente i poteri, magari nel 40, sicuramente la donna in quel periodo storico aveva certi tipi di limitazioni, ma non andrà incontro allo stesso tipo di discriminazione che potrebbe avere lo stesso party, ma composto da personaggi che sono ebrei nel ghetto di Varsavia, che stanno utilizzando il grimorio per vendicarsi di chi gli ha deportato la famiglia. Quindi, a seconda dei casi, io più che altro mi consiglierei di tenere come una linea di indicazione molto generale quelli che sono gli ostacoli sociali indicati sul manuale, e evidentemente di fare anche un minimo di ricerca personale vostra per poter indicare quale è l'ostacolo e gli ostacoli sociali più congeniali per voi, tenendo anche conto che in alcune ambientazioni ci potrebbe essere più elasticità. Di nuovo, peste nera nel Medioevo, donna o personaggio con la pelle di diverso colore da quello che potrebbe essere un normale europeo caucasico. A seconda del periodo, dato che la peste comunque è spazzata per buona parte del Medioevo, ci potrebbero essere delle differenze significative se avete qualcuno che un minimo ne sa di Medioevo al tavolo, tenendo anche conto che, e questa è una nota personale che ho voluto fare assolutamente con nessuna malizia, che se si sta parlando di forte discriminazione durante la peste nera nel Medioevo, soprattutto nel fantasy, c'è un avversario che entra in lizza che secondo me è temibile, ma effettivamente non regge per altri tipi di ambientazione. Quindi nulla vi vieta di provare Dingir, quantomeno in PDF, per vedere se il gioco congeniale a voi. Tenete conto che è un gioco che vi porterà ad affrontare dei temi molto cupi talvolta, e quindi ci dovete giocare con le determinate attenzioni. Gli faccio tutti gli auguri possibili per il gioco di ruolo dell'anno. Temo di aver terminato questa recensione. Se vi è piaciuta, mettete mi piace, commentate, condividete il video, passate dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram o il gruppo Telegram, come bene sapete. Se non lo sapete, i link sono tutti qui sotto in descrizione, e unitevi al nostro gruppo per fare due chiacchiere con noi sul gioco di ruolo. Francesco dal Forum Sentenzia, chiudo.